scusa, C'avevo un languorino. Ecco, il gatto non c'è, i topi ballano, No, lo sapevo, tu sei sempre... Cosa volevi Tu fare? stai sempre in agguato, non si può mai fare nulla in questa casa. Sì. Cosa cercavi, Ho scusa? fame, c'ho un languorino, cercavo un ciucciarola. È presto ancora per mangiare, scusa. Sì, per Non mangiare. fa merenda? Per Buona mangiare. bananina? No, se ne mi resta sullo stomaco. Bananina ti fa proprio tutto invece un vestitino allo stomaco, se tu hai anche problemi di stomaco. La banana è perfetta. No, sì, senti Ciccia. C'hai problemi di stomaco? No, io sto benissimo. Senti amore, Sì. che cosa si fa oggi? Senti, oggi c'è una rovina buonissima. Sì. Non ti parlo dei fagioli lessi, che ho belle fatto, di quello se ne parla dopo. Se ne parla dopo, posso dirti subito una cosa. Cosa mi vuoi dire? Mi fa venire in mente una roba. Tu lo sai, io ho un figliolo attore, vero? Martino Duane, che siccome è nato da me a Firenze e da un babbo americano, è misto Sangue misto. misto cittadinanza. Allora, questi ultimi 8 anni è stato per un americano abbastanza imbarazzante dover avere l'amministrazione Bush, per cui un giorno mi fa, senti mamma, ma sono proprio grulli questi americani. E ci avevano il pomodoro, i fagioli, l'aglio, il rosmarino, non sono stati capaci neanche di inventare i fagioli all'uccelletto. C'ha ragione, perfetto. Sì. Allora, Invece non si fanno all'uccelletto, poi si mangiano un filino d'olio perché certo, sono più sì, leggeri. sì. Invece qui dentro io ci ho messo un cosciottino di maialino prosciuttino, l'ho messo a bagno tutta la notte, nella marsala. Sì, buona. Sì. Senti il profumo sì. gli dà? Come mai lo tieni lì? Che gli fa? Perché la marsala lo rende morbido e poi lo rende profumato, perché la marsala è un vino liquoroso. Morbido anche, ma che sei sicura? Morbido. Vorrei vedere te dopo una notte a bagno della marsala, saresti anche te morbida. Ci vuole altro, ci vuole. Allora, quindi senti. si tiene il maialino una notte nella marsala e questo c'è stato tutta la notte. Bene. Senti che te l'ho E mai si leva. detto, Cosa che tu mi mi è devi venuta in dire? mente una cosa molto tenera. Ma lo sai chi fu la prima a fare in televisione le trasmissioni di cucina? Te la ricordi? Chi fu? Una bravissima attrice, bellissima persona, carissima amica, Ave Ninchi. Ah già, è vero, la grande figliola, te lo Avenicchi. porterò, la figliola ha fatto un libro sulla storia della mamma, intercalato da meravigliose sue ricette, perché lei era nata a Trieste, però si innamorò della Toscana e prese una casa a Pomino. Lei era una sepolta. grande donna, sì. grande attrice, poi chiaramente il fisico non l'aveva aiutato tanto, ma sai, l'aveva aiutato. però lei faceva dei ruoli perché stupendi. servono anche i caratteristi, vero? Certo, non ci sono mica solo le Ofelie e le Giuliette. E lei faceva perfetta la moglie di Aldo Fabrizi, quando erano in coppia. La famiglia Passaguai l'hai mai vista? Sì, tutto l'ho visto. Fantastico, e vanno fino all'ultimo bellissimo lavoro di Mario Ferrero, Le sorelle Materassi, con la Sara Ferrati e la Rina e la Morelli, e Nora Ricci, che era un'altra fiorentina attrice, figlia di Renzo Ricci, mia intimissimissima amica, alla quale devo molto. Perché mi fu molto vicina quando cominciai. Allora, amore, sì. Allora, io faccio gli odori stavolta. La dettatura si fa dopo o seguo? Se vuoi, puoi anche scrivere, tanto è roba semplice. Allora, gli odori classici. Sì. Cioè una cipolla, una carota, una costa di sedano. Sì. E 2 foglie di prezzemolo. Tipo il battuto normale. Tipo quando si fa il sugo. Tipo battuto gli ricco. odori. Battuto ricco. Te lo chiami ricco? Sì. Chiamalo ricco. Battuto. Ricco. Allora, si piglia una bella pentola. Bellina questa. Deve essere Di che cos'è questa? ghisa. Bella. Perché gli arrosti, quelle cotture che hanno bisogno di tanto tempo, c'è bisogno anche di una pentola un po' pesante, perché se te la fai in una pentolina leggera ti si brucia ogni cosa e ecco diventa, non va bene. Senti che mi è successo a Che ti è New York. successo? Non ero volevo io preparata a queste cose della ghisa. Allora c'erano delle teglie di ghisa. Io a Manhattan da mio fratello dice Samira si va a cena, ognuno portava qualche cosa, non sapendo fare nulla dissi fa una frittata di zucchine. Ah, giusto. Allora se non che al momento l'era alta così questa frittata, al momento di girare
La mia scotto a terra. Oddio, e te? Io raccattavo le cose, Maialona. portai là e non ho mai avuto successo come quella sera manata con la frittata. Che tu c'avevi in terra? C'avevi qualcosa di Non terra su lì, perché le cucine lì sono signorili, capito? Ho capito. Allora, io senti amore, sono tanto preoccupato da chiederti una cosa, non so da che parte cominciare. Ma perché ti faccio così? Sì, senti, allora ti devo dire, io mi sono resa conto che quando ero incinta vedevo tutte le donne incinta. Una volta mi ruppi un braccio, vedevo tutta gente con il gesso, e poi ora non vedo, non nasce più bambini, nessuno si rompe gli arti. Però in questo momento, da quando ti frequento, amore, è tutto un trovar robe di cucina, libri di cucina. Ho scoperto che una carissima amica, ma non lo sapevo perché col fatto che sono sempre in giro in tournée, l'ha aperto da poco, ha aperto una deliziosa libreria. Ha aperto una libreria? Di sola cucina, un po' snob, un po' English. No, una molto coraggiosa. Sì, ma poi dove si va e si mangia, si prende un brodo, si prende una cosa. Vicino al famoso gelataio di Firenze, lo sa tutto il mondo, è Vivoli. Una delizia, e si chiama La Gabbia. Allora vado lì e dico, perché l'ha chiamato La Gabbia? Non te lo so dire, lo chiederò. Perché la cucina forse è La Gabbia? Non lo so, amore. E allora gli ho detto, guarda, io sto questa amica che gentilmente mi invita, oltretutto mi insegna, non imparo molto, ma lei mi insegna e fa bene da mangiare e mi dà soprattutto da mangiare. Sì. Io avrei bisogno di rintracciare un libro introvabile, tanto che se tu hai la fortuna di trovarlo da un libraio antiquario, poco ti chiede $500.000, va bene? Che libro è? Un libro fatto da un signore che ai suoi tempi aveva un'importanza a Firenze, un capo della più grossa industria, la Pignone, eccetera, quindi una famiglia, un certo cotè, un certo rapporto anche con la storia. Questo signore fra Firenze, Maremma, Livorno, Viareggio ci porta delle ricette abbastanza insolite per noi toscani in retroterra. Allora, questa signora gentilmente mi ha prestato, con tutte le dovute giuramenti, le cose, questo capolavoro che lui fece in soli 100 copie per gli amici, battuto a macchina, con una prefazione d'estasi, intanto, per cominciare, la quale prefazione conclude con delle presentazioni di questo lavoro fatto con la sua tata, che aveva un piedino nell'Ottocento, e si chiama La cucina di casa mia di Zenone Benini, dove questo si mangia non come le trattorie ormai turistiche. Ma posso dire una cosa? Non posso accettare perché non posso tradire. No, ma guarda tesorino, non posso tradire l'artista. Sì, tu hai ragione, perché il signor Artusi è professore della Normale di Pisa. Questo, diciamo, è un ingegnere matematico di Livorno e un'altra roba. Come non detto, comunque a me mi ha interessato molto soprattutto la prefazione, perché egli conclude con una cosa deliziosa che non penso non ti faccia più che piacere. Sentiamo. Dove l'ho trovata? Accidenti. Sbrigati, perché io devo andare avanti. Sì, vai avanti, vai avanti. Niente, allora lo dico più o meno. 1957 è stato fatto questo libro, va bene? Ma poi te lo regali? Lo dico. Nel 57 c'era uno Sputnik in cielo che girava intorno alla Terra, e lui dice: mi sbalordisce uno Sputnik che gira intorno alla Terra, ma un pollo di campo che gira davanti alla fiamma mi innamora. Questo signore comincia anche a piacermi. No, io te lo Però ora poi si vede se c'ha la mia ricetta, Sì, perché amore, io continuo in questa cottura. Allora, no, ma io finisco dopo. Vuoi scrivere? Perché dopo devo finire. Sì. Dimmi, amore, cosa dico? Allora fammi cominciare però, perché sennò qui non si va avanti. Allora, finisco subito. No, ferma lì, scrivi. Sì, allora si mette in una pentola bella tosta, una carota, una cipolla e una costa di sedana a tocchetti, olio. Sì. Il maialino che è briaco, è stato tutta la notte nella marsala. Sì. Bene? E si accende il gas. Sì. Ce l'hai il gas a casa? Per forza, amore, non ci sa che quello ora. Magari la canna del gas. Magari deve attaccarsi. Ora ci levano anche quello. Si mette sul fuoco e si fa cominciare a... Leggero, non a fuoco alto. Un bel fuoco perché forte. Deve prendere un po' di colore. Fuoco forte. Va bene? Prendendo un po' di colore piglia anche un po' di sapore. Sì. Poi ci si mette allora il sale,
Quanto basta? 2 pizzichi di sale. Zenone Benini ti dice quanto, te solo quanto basta. Io seguo. Io ho un'altra scuola, sì, amore, capito? Con tutto rispetto. E quindi io non sono una traditrice. Beh, benissimo. Io sto addosso a Pellegrino Io Artusi. invece vario, sono al terzo marito come tu sai, quindi Vedi? io Siamo vario. diverse, sugli amori siamo diverse. Io sono come Carabinieri, fedele nei secoli. Bene. Col marito e con Pellegrino. Sale, Sì. pepe. Sì. Io ci metto quello, diciamo, colorato, vedi? Creola. Non lo c'è sapevo. Bianco, c'è rosso, c'è verde, c'è nero. Non lo sapevo. E gli dà un, capito, un tono, guarda quanto è carino. bello. Anche da vedersi, sì, carino, bello. E dà un sapore diverso alla roba, perché quello nero è un po' forte, un po' ignorante. E gli altri da soli sono un pochino troppo profumati. Se invece mescoli, la mescolanza è bella, come questa nel è la mondo, copia, no? amore. Più siamo mescolati, meglio si sta. Sì. Ecco. Si compra così mescolato? Ce lo danno loro o si fa noi? Lo puoi comprare, costa un sacco di soldi. Sì. Se invece te ti compri 20 grammi pepe nero, 20 grammi pepe bianco, 20 grammi pepe verde, rosso, mescoli Ecco. e te lo metti in un bel macinino, eccoti qua. Carina questa idea. Vero? Pepe mescolato. Sai che si fa un giorno? Sì. Si fa il prosciutto, proprio quello vero. Cioè? Si compra un altro prosciuttino così, di questi piccoletti. Sì. Lo si fa tutto sotto sale, pepe, aglio, lo si massaggia ai. e poi lo si mette a asciugare. Si fa come un prosciutto di Fai da Parma. noi? Capito? Però piccino così, in 20 giorni, un mese tu lo fai. A te tu ti prepari un prosciutto senza andare... Ganzo, si fa. bello. Allora, intanto questo va. E io comincio, lo giro e sta pentola per scaldarla ci vuole 4 ore. Sta attenta amore perché la ghisa la brucia, ce l'hai da Sì, pigliare. però prima di bruciare ci mette tempo, Ho capito. vedi? La Sì. posso ancora toccare. Però poi quando ha assorbito il calore lo rilascia per parecchio, Sì, come i esatto. termosifoni. Se tu c'hai i Continua- termosifoni di ghisa stai No, io calda ce l'ho poi. nel pavimento. Ah, peccato. Tu ce l'hai di quelli ci si può stare? No amore, meglio così rimbianco meno. Quella è un'idea. Allora, e che si può fare ora? Quanto ci vuole per cuocere E questo? ora un pochino ci vuole, perché ora lui deve prendere un po' di colore, quindi Sì, ecco, rosolare. sì. Ci si mette via via un po' di marsala, vedi? Sì, Un pochino, no? sì. Così. Le E piccatine si fa al marsala evaporare. mi piacciono tanto. a me. Cosa ti piace? Le piccatine al marsala. Quella è un'altra cosa. Sì, Si quelle... farà una volta. No, anche perché le so fare, capito? Ah, ecco. Farina e via. Ecco, ora si fa andare Sì. e lo si fa cuocere. Piano piano ci si aggiunge della marsala, ogni volta si fa evaporare, lui Deve cuoce venire marsala, da cuoce, svenire. eccetera, e vai. E questo qui si sta tranquillo. Poi dopo si prepara con fagioli, ti faccio vedere che bella cosa. Sì, amore. Senti, i fagioli come tu li cuoci? Com'è questa cosa dei fagioli al fiasco? Ma ci vuole il camino? Ci le vuole il acene? biaco, ora io non li so fare. Vabbè, come non detto. Allora, dove si era rimaste? Battuto ricco, l'olio, fuoco forte per fare il calore, il sale, il pepe mescolato, va bene? Sì. Indi? Quanto... Sul fuoco con l'olio, Sì, 4-5 cucchiaiate d'olio, Sì. fuoco bello forte, l'ho messo a calore. lo fai colorire, lo puoi fare proprio... E poi lo cuoci con la marsala nella quale il maialino è stato tutta la notte. Questo è fondamentale. bene? Marsala tutta la notte. Questo qui pesava 1 chilo, fai conto che in 1 ora e un quarto lo fai, è cotto. 1 chilo. Sei bello lei che mio marito mi manda. Poi aspetta, io faccio questa roba a casa. Ora voglio vedere come tu glielo... Scusa, 1 Poi mi chilo, 1 ora e telefono. mezzo, Sì. vero? Vai. Sulla fiamma questo, Sì, niente sulla forno. fiamma. No, questo è in fiamma. Sulla fiamma.